Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Questo è il Doge V30, un telefono rugged, quindi uno smartphone indistruttibile diverso da tutti gli altri, perché ha la scheda elettronica, quindi una eSIM, non è necessario mettere la SIM fisica, ma si può anche fare volendo. Ha la possibilità di scattare fotografie con ben 108 megapixel, una RAM estendibile fino a 15 giga, un telefono diverso da tutti gli altri rugged, perché solitamente i telefoni rugged che vi ho fatto vedere, che per carità funzionano bene, sono belli, robusti, eccetera, ma hanno curato finora soprattutto la parte indistruttibile del telefono. Invece Doge con questo modello e anche con il modello successivo che vi farò vedere poi fra qualche giorno sta curando la parte tecnologica, quindi sta dando un telefono rugged bello che ci dà la possibilità di utilizzarlo come tutti gli altri telefonini a cui siamo abituati, telefoni non indistruttibili. Quindi siccome mi piace tanto, lo sto utilizzando già da diversi giorni, mettiamolo sul bancone, vi faccio vedere come funziona, come si attiva questa eSIM, insomma le sue caratteristiche nonché il comparto fotografico. Quindi iniziamo. E allora, iniziamo aprendo la confezione. Allora, questa è ovviamente la copertura che troverete sul telefono quando lo acquisterete. All'interno troviamo una pellicola di ricambio, alcuni accessori tra cui una pezzetta per pulire il display quando applicheremo il vetrino e all'interno caricabatterie, cavi eccetera che adesso non sono nella confezione perché li ho utilizzati. Questo invece è il nostro smartphone. Allora, dei telefoni rugged già vi ho descritto tantissimo, sapete che sono impermeabili, indistruttibili, resistentissimi, si possono utilizzare in diverse circostanze, in diverse situazioni, quindi su questo guardiamo quello che lo differenzia. Innanzitutto la parte estetica, guardate che bella finitura, tipo ecopelle, non è pelle vera, è un'ecopelle ma fatta davvero molto bene. Considerate che l'ho maltrattato nel senso che non me ne sono preso particolarmente cura, l'ho messo in tasca con le chiavi nel marsupio con altri oggetti all'interno e non si è assolutamente graffiato a qualche piccolo segnetto. L'unica parte che si è graffiata leggermente è questa cornice, ma veramente l'ho trattato male senza alcuna cura. Io non lancio più i telefonini rugged, non cerco di portarli all'estremo perché mi si danneggia comunque esteticamente e non mi piace, quindi preferisco avere un telefonino che sia esteticamente bello. E a proposito di bellezza, anche queste finiture con questa colorazione tipo legno che si abbina benissimo a questa parte in ecopelle. Questo è il comparto fotografico, molto ricco, come vedete abbiamo diversi LED, questi per gli infrarossi, questi invece sono i flash. Adesso vi spiegherò un pochettino il tutto. E nella parte frontale abbiamo solamente una fotocamera. Da questa parte come sempre tastino smart, questo invece è lo slot per poter mettere il memory card, oppure se si vogliono utilizzare le SIM si possono utilizzare anche le SIM fisiche. Da questa parte invece abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, che ovviamente integra anche il sensore per leggere l'impronta digitale e il bilanciere per poter alzare e abbassare il volume. Nella parte più bassa abbiamo un ingresso per poterlo ricaricare con la presa USB di tipo C, che vi ricordo che va chiusa bene perché è anche impermeabile. Questo è il microfono, ma come vedete non ci sono altoparlanti né sulla parte bassa né sulla parte posteriore, perché li troviamo uno qua e uno qua. Infatti ha un ottimo suono stereo. Vi dicevo, questa volta hanno curato davvero tantissimo la qualità di questo telefonino per quanto riguarda la parte tecnologica, arricchendolo e rendendolo uno smartphone di ultima generazione davvero sfruttabile. Si può quindi sbloccare sia con l'impronta digitale, basta poggiare l'indice, comunque il dito che avete scelto, e si può sbloccare in pochissimi secondi, oppure si può sbloccare anche con lo sguardo, quindi il riconoscimento facciale. Premiamo una volta, lo punto verso il mio volto e come vedete mi ha riconosciuto e si è sbloccato. Il tasto smart invece ci permette di attivare diverse funzioni. Io ho impostato che con la pressione prolungata si deve aprire YouTube, quindi in questo caso si è aperto direttamente YouTube. Poi abbiamo la possibilità di fare doppio clic, quindi si apre la fotocamera e quindi possiamo decidere tramite le impostazioni quale funzione fargli svolgere. Ovviamente telefono fluidissimo, scorre molto bene, il touch è davvero molto sensibile, anche il display brillante con una buonissima luminosità e anche un'ottima definizione. Lo sfondo l'ho sostituito io per abbinarlo comunque al bordo del telefonino. Adesso diamo un'occhiata direttamente ad alcune funzioni. Prima di tutto vi faccio vedere la sua velocità, quindi apriamo il solito giochino e allora ragazzi iniziamo quindi la gara. Ho approfittato per togliere le scatole che erano sul bancone, quindi vediamo come si comporta. Guardate anche la definizione, ha davvero una grafica eccezionale, come vedete molto rapido nel gestire comandi. Scusate ma sto gareggiando e mi distrago. Comunque vedete che è davvero molto fluido. Adesso proverò ad andare fuori strada per vedere come si comporta. Ok, vedete che è fluidissimo, una grafica meravigliosa. Faccio un attimo una zoomata
Guardate la definizione. Va bene. Stacchiamo perché non ci interessa la gara, ci interessa più che altro vedere il telefonino, anche perché non sono molto bravo in questo gioco. Allora, guardiamo le caratteristiche. Vi faccio vedere, come vedete, da questa parte abbiamo il 5G, quindi siamo collegati alla rete mobile, ma in realtà io non ho messo nessuna SIM. Ho attivato direttamente la SIM elettronica, che si fa semplicemente entrando nelle impostazioni, andando su eSIM Management, dopodiché bisogna eventualmente fare la scansione di un codice QR, a me lo hanno già fornito, ed è possibile in questo caso direttamente tramite una procedura che richiede semplicemente delle attivazioni di appunto poter attivare questa SIM elettronica, ed è possibile attivarne, se non sbaglio, fino a 5 più le 2 SIM che possiamo utilizzare, insomma avere diversi numeri in un solo telefonino. E allora facciamo una prova, togliamo il wifi e utilizziamo direttamente la scheda SIM virtuale. Andiamo nel sito del venditore, quindi riapriamolo. Allora, qua abbiamo già le prime caratteristiche più importanti, quindi il display per esempio di 120 Hz, 108 megapixel, la possibilità di espandere la memoria RAM fino a 15 GB e una batteria da ben 10.800 mAh ricaricabile con un caricabatterie rapido da 66 watt. Ma andiamo a guardare direttamente qualche altra caratteristica. Questa è la schermata che avete visto poco fa, che vi consente di entrare quindi nel menu per attivare la scheda elettronica, dual band per il GPS e un audio ad alta risoluzione, Wi-Fi 6, quindi abbiamo la prima lente che serve per la visione notturna, quindi ci fa vedere al buio totale con una visione in bianco e nero da 20 megapixel by Sony, poi la fotocamera principale da 108 megapixel by Samsung con un'apertura di f1.8 e un'altra invece che serve per il grandangolo da 16 megapixel e ha un angolo di 130 gradi. L'obiettivo principale addirittura, quello da 108 megapixel, è formato da ben 7 lenti ed ha un'intelligenza artificiale che permette di utilizzare, in base appunto alle impostazioni, se decidiamo di usarle o meno, l'HDR e tante altre funzioni. Ha una CPU A78 da 2,4 GHz e, come vi dicevo poco fa, una RAM estendibile fino a 15 GB con una memoria interna di 256 GB, a sua volta ovviamente espandibile. Il display è un Gorilla Glass e ovviamente, essendo impermeabile, essendo un telefono rugged, ha tutte le protezioni per quanto riguarda l'impermeabilità, grado militare eccetera, e nei 4 angoli troviamo queste bombature che assorbono eventuali cadute. E guardate quanto sono brillanti queste fotografie. Effettivamente io ho scattato delle foto con questo telefono, ho girato dei video, quindi adesso andiamo direttamente nell'album e vi faccio vedere quello che ho scattato. Ovviamente ci sono sia delle foto diurne che delle foto notturne, qualcuna la salteremo, non la commenteremo. Questa è semplicemente una fotografia grandangolare, guardate, con 16 megapixel, come si vedono benissimo i dettagli. Questi sono i condizionatori che si vedono in modo molto nitido, ma guardate in realtà, rimpicciolendo la foto, quanto siano piccoli. Andiamo ancora avanti, ho fatto più di una prova con questo grandangolo e come vedete tutti i dettagli si vedono molto bene. E allora in questo modo mi sa che si vede molto meglio, perché poco fa c'erano troppi riflessi, quindi ho spento le luci. Poi guardiamo anche questo video che si vede bene, ha una buonissima definizione, però purtroppo si vede un pochettino a scatti. Comunque, per quanto riguarda i colori e la qualità dei dettagli, mi piace tantissimo perché effettivamente si vedono bene. Andiamo ancora avanti, queste sono delle fotografie scattate di sera, c'era un'animazione con dei giocolieri, con delle bolle di sapone e tutto questo gioco di luci, non utilizzando ovviamente né flash né altro. Guardate quanto siano venute bene, si vedono benissimo tutti i dettagli ed è una foto scattata di notte, comunque di sera tardi. Poi ci sono dei giochi fatti con delle bolle di sapone, ma vi farò vedere i dettagli, per esempio in questo caso le bolle di sapone, e anche i dettagli distanti di questo palazzo. Guardate quanto sia lontano e come riusciamo a vedere praticamente quasi tutti i dettagli all'interno di questa abitazione. Quindi davvero eccezionale. Davvero una gran bella fotocamera da 108 megapixel, tra l'altro ci sono pure dei video. Questo per esempio è un video. Quindi anche di sera i video effettivamente si vedono bene, non sono fluidissimi, ripeto, però guardate, si possono utilizzare, si può vedere benissimo comunque tutto. Sinceramente rispetto ad un telefonino di fascia superiore possibilmente si nota qualche piccolo dettaglio, qualche differenza, però non sono dei video non fruibili, sono comunque piacevoli da vedere. Questa è un'altra foto scattata sempre nella stessa zona, sono queste renne con queste luci. E anche queste foto sono venute molto bene. Andiamo ancora avanti perché ci sono dei bambini. Guardiamo anche quest'altro video selfie fatto appositamente per voi, per farvi vedere come si comporta in una situazione in cui ci sono delle luci che possono riflettere sulla lente. Ma questa è la telecamera frontale
quindi un minimo di qualità leggermente diciamo bassa, con un pochettino di rumore fotografico. Come vedete da questa parte si vedono poi dei puntini dovuti all'ISO che si alza, però ritorna tutto nella norma quando siamo in condizioni di luce ideale. Questo video per esempio, in questo video sempre serale, come vedete si vede pure molto bene, sempre un minimo scattoso, però comunque si vede bene. Andiamo ancora avanti, guardiamo qualche altra foto. Ecco, queste sono delle fotografie scattate ad un tramonto e questo è un video, quindi guardiamolo così. Questo è lo zoom, come vedete anche lo zoom leggermente scattoso, quindi non è fluido. E questo invece è un video che ho girato in un praticello, ho visto questo tramonto. Inizialmente c'era l'esposizione che si doveva regolare, ma basta un tocco sul display, come vedrete fra poco, e si regola tutto per bene, permettendoci di ottenere dei buoni risultati. Guardate, bellissimo questo panorama. Ok, quindi come fotocamera ci siamo, a me piace. Guardate anche questo. In questo caso era un po' sovraesposto, qua invece va molto meglio. E allora, prima di passare alla visione notturna, che è davvero molto interessante, perché rispetto a quelle che già vi ho fatto vedere ha una risoluzione maggiore, voglio farvi sentire l'audio, perché la particolarità di questo telefonino, oltre a quello che già vi ho fatto vedere, è proprio il fatto di avere una cassa a destra ed una cassa a sinistra. Quindi è un telefonino con delle casse potenti che finalmente si sentono bene, con un suono limpido. In questo caso sono riusciti a ottenere, oltre ad un effetto stereo bellissimo, anche un suono molto pulito. Quindi guardiamo questo test. Non so se riuscite a percepire la qualità stereo. Sono degli effetti sonori, non è una musica, un brano musicale, ma spero si senta. Però voglio fare una prova, siccome ho due microfoni voglio provare a metterne uno a destra ed uno a sinistra, ovviamente non sentirete la mia voce. Allora non so effettivamente quale microfono poi corrisponderà alla cassa di destra e quale a quella di sinistra, però facciamo questa prova, quindi li metto in questo modo. Allora, quindi abbiamo visto come si sente l'audio, quindi ora facciamo una prova. Vi voglio fare vedere direttamente le fotografie notturne, quindi al buio, e poi vi faccio vedere anche le SIM, anzi facciamo una cosa, ve la faccio vedere ora. Questa è semplicemente l'applicazione che vi permette di acquistare, come in questo caso vedete abbiamo diversi paesi, scegliamo Italia, e abbiamo la possibilità di scegliere fra diversi operatori con diversi prezzi, insomma, quindi acquistare altre eSIM e utilizzarlo quindi anche all'estero senza dover per forza acquistare una SIM fisica. Direttamente si acquista le SIM tramite l'applicazione e si utilizza per il tempo necessario in base alle varie offerte che troviamo. Quindi spengo le luci e vi faccio vedere direttamente il comparto fotografico. E allora, ho attivato quindi la fotocamera con la funzione di Night Vision e come vedete riusciamo a vedere di fronte a noi, pur essendo tutto buio. Questa è la mia mano, riusciamo a vederla molto bene, in modo molto nitido. Possiamo sia scattare le foto che eventualmente registrare dei video. Quindi in tutte quelle situazioni dove è necessario vedere, dove altrimenti non potremmo vedere, con questa funzione abbiamo la possibilità di osservare tutto attorno a noi. Ovviamente abbiamo anche la possibilità di entrare nella funzione Pro, quindi possiamo gestire tutti i vari parametri, tra cui ISO, bilanciamento del bianco, l'apertura, i tempi di scatto, eccetera, eccetera. Abbiamo la possibilità di scattare l'immagine, quindi una fotografia normale, oppure 108 megapixel. La funzione bellezza, ovviamente come tutti i telefoni rugged ha qualche funzione particolare, tra cui per esempio la radio, ma che si può utilizzare solo ed esclusivamente se colleghiamo le cuffie perché fungono da antenna. Quindi che stia finendo l'era dei telefonini rugged, trascurati dal punto di vista estetico e trascurati anche dal punto di vista delle funzioni e della tecnologia, speriamo di sì. Doge è il primo che lo sta facendo, ci ha dato tutte queste funzioni in più e costa pure un bel po', costa 449 euro. Non sono tantissimi per quello che fa, perché un telefono rugged buono costa 350-400 euro, quindi ci siamo, come prezzo ci siamo, ma io spero di ottenere un codice di sconto per farvelo pagare ancora di meno. A me il telefonino è piaciuto, se vi piacciono i telefonini rugged, volete decidere quale comprare, eccetera,
rimanete sintonizzati perché sempre della Doge ve ne devo fare vedere altri, ma anche di altri marchi, ne arriveranno di molto interessanti con alcune caratteristiche molto molto particolari. Quindi iscrivetevi, mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche, ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!